Bentornati, spero soprattutto che avete passato delle bellissime vacanze. Allora, io dire riposato, insomma, un parolone, un pochettino ho riposato, ma devo dire molto del mese di agosto, insomma, l'ho dovuto utilizzare per fare alcuni video, insomma, per fare degli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Quindi comunque non sono stato fermo, tanto fermo. Ripartiamo oggi praticamente, quindi come ci eravamo lasciati con l'ultimo video. Ripartiamo oggi proprio spiegando le novità del canale, quindi facendo un sunto proprio del mio canale che a settembre, proprio ora, fra qualche giorno, farà il compleanno, compirà un anno. Quindi tirerò le somme di questo anno che c'è nel mio canale. Vedete, prima il canale l'ho avuto un giorno così per caso, praticamente, quindi proprio oltre al mio lavoro di tecnico hardware, ho detto cerchiamo di aiutare alcune persone che hanno difficoltà nell'utilizzo del computer e trattare comunque degli argomenti che vanno un pochettino oltre proprio la base dell'informatica, magari per gente più esperta, nerd, chi è smanettone, insomma, eccetera, eccetera. Quindi ho avuto questa idea di aprire questo canale. Il canale prende sino ad oggi, a che punto è arrivato? Devo dire che come canale che prende ha appena o compirà qualche giorno un anno, devo dire che insomma è andato discretamente, perché? Perché comunque ci sono canali che anche aperti già da molti anni, parecchi anni, anche da 8-9 anni, non hanno raggiunto magari, mi dispiace per loro, anche i classici 100 iscritti. Dico, non è chissà quale problema, insomma, andare a raggiungere alcuni tetti minimi che da YouTube, per esempio quello dei 1000 iscritti e delle 4000 ore di visualizzazione video, perché serve comunque a persone che vogliono monetizzare. Per esempio io, nonostante già abbia superato da molto tempo questi famosi paletti che mette YouTube, io potrei monetizzare, ma decido ancora di lasciare il canale totalmente gratuito, proprio per aiutare più persone possibile. Poi in futuro magari, ovviamente per ragioni ovvie che sono quelle di andare a guadagnare col canale anche, quindi procederò nella monetizzazione anch'io del mio canale, però rendendo sempre una maggior parte del canale comunque sempre attiva al pubblico per tutti, quindi in maniera completamente gratuita e free. Ad un anno, quindi quasi manca qualche giorno, sono arrivato insomma su per giù a superare i 1400 iscritti, mi sembra che sono sui 1420, una cosa del genere, non mi ricordo di preciso anche perché non li vado guardando, perché insomma vi ho detto questo dato interesserà poco a chi non monetizza il canale. Per chi invece monetizza il canale, ovviamente gli iscritti che vanno ad aumentare, ovviamente sarà una cosa bella. Ovviamente non dico che per me non è bella, figuriamoci, anzi consiglio a tutti di iscriversi al mio canale, insomma, di condividere il più possibile i miei video, insomma, e fare conoscere il canale, insomma, aiutare altre persone che hanno bisogno e dire, informare che c'è il mio canale totalmente gratuito che può insomma aiutare con qualche video tutorial. Il fatto che uno non monetizza non significa che non sia importante avere degli iscritti, è importante perché significa comunque che il canale va in un certo senso, quindi va bene perché ovviamente aumenteranno gli iscritti e aumenteranno anche le visualizzazioni. Devo dire che il canale mio per esempio va discretamente bene, per esempio nel lato software. Quindi si vede che alla mia fetta di iscritti e soprattutto non iscritti, perché ricordo che i miei video vengono molto di più guardati da chi passa nel canale senza iscriversi, e devo dire molto meno addirittura degli iscritti. È un paradosso, ma quasi sempre nei canali, in quasi tutti i canali, circa credo il 90% dei canali, è così. Quindi chi si iscrive ovviamente guarderà meno, può essere un paradosso, guarderà meno i video, e invece lo guarderanno di più quelli che non si iscrivono. Quindi proprio perché vanno cercando qualche video magari che va a genio a loro, e quindi in questo caso lo trovano nei nostri video e nemmeno iscrivendosi guardano soltanto il video. Poi ovviamente ci sono altri tipi di video, quindi quelli che possono essere generici, quelli che possono parlare di altro, qualche recensione, eccetera, eccetera. E dopodiché, per esempio, nel mio comparto, nel mio canale, ovviamente vanno molto, molto meno bene, per non dire proprio al minimo, all'osso, tutto quello per esempio riguarda le console. Per esempio questo c'è un motivo per quanto riguarda il mio canale, perché per fortuna, e da qui possiamo e dobbiamo ringraziare YouTube per i dati che a noi settimanalmente ci mostra, ci fa vedere nel nostro canale, perché servono molto, servono che cosa? Ad aggiustare appunto queste cose, a regolarizzare un pochettino il canale. Quindi in questo caso perché proprio il mio canale difetta nel reparto per esempio delle console? Perché sicuramente intanto se ne è parlato pochissimo di console, perché sicuramente ci saranno altri canali, ed effettivamente è così, che a livello proprio di gaming eccetera eccetera sono ovviamente superiori al mio. Il mio non è un canale gaming,
E soprattutto la cosa più importante è che quando praticamente YouTube mi manda delle analisi, ovviamente in queste analisi io vedo praticamente anche su per giù l'età dei miei iscritti o addirittura di chi capita al canale. Quindi in questo caso il mio canale è prettamente e maggiormente visto e che ha degli iscritti di gente superiore a 60 anni, quindi tutta la fascia sotto i 60, quindi 50, 40, quelli proprio giovani, 18, ventenni, eccetera, eccetera, hanno una fetta molto minore rispetto al mio canale. Questo che significa? Che ovviamente una persona grande non giocherà con le console, quindi questo che significa? Che i miei video ovviamente, dato che quella fetta del canale è occupata maggiormente da gente adulta, se non proprio anche ultra sessantenne, settantenne, praticamente ovviamente non ci interesserà andare a giocare, andare a vedere video sulle console. Ecco perché per esempio i miei video sulle console non sono quasi visti. Quindi ovviamente qui YouTube mandandomi i dati mi dice attenzione, questi video non vengono visualizzati, quindi o cambiamo argomento, non trattare più console, eccetera, eccetera, gaming, perché comunque fai poche visualizzazioni. Fare poche visualizzazioni significa guadagnare di meno perché appunto YouTube non attaccherà delle pubblicità, quindi degli spot, degli sponsor. Quindi in questo caso, se noi guadagniamo con le pubblicità che ci sono nei nostri video, ovviamente YouTube, se non superiamo quel minimo di 150, quello che sia di visualizzazione, non incollerà le pubblicità e noi a sua volta non guadagneremo, avremmo perso magari soltanto tempo a fare il video e magari soldi avendo investito del denaro su quel video. Quindi nel reparto software, per esempio, il mio canale va veramente bene, negli altri reparti va nella fase regolamentare, quando si tratta di regolamentare è quando ci sono 4.000, 3.000 visualizzazioni, per poi scendere, nel caso mio, alle console, quindi che fanno veramente poche visualizzazioni. Ovviamente le console io le tratterò sempre, ovviamente il mondo delle console è, diciamo, fra virgolette, un po' monotono, noi diciamo un po' seduto, nel senso che non ci sono sempre tutte queste novità, se non dei giochi, però ovviamente il mio canale, non essendo un canale gaming, praticamente non sto qui a provare giochi perché non mi interessa, non avrei nemmeno il tempo, il mio canale è prettamente di informatica, però se qualcuno che a cui interessano praticamente dei giochi, magari o le console potranno vedere praticamente qualche video anche nel mio canale. Detto ciò, quindi detto quanti iscritti siamo arrivati, ringrazio sempre tutti e con l'occasione vi dico sempre di andarvi a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, non lo faccio quasi mai perché può risultare noioso, a me anche dà fastidio negli altri canali che ancora prima di dire il video qual è si invita a iscriversi, almeno prima facciamo vedere i video e poi magari alla fine possiamo dire anche di iscriversi. Da me è scritto sempre nel coso finale, nei sottotitoli finali, nei titoli di coda, quindi fa sempre piacere che insomma la gente fa pubblicità, condividete sempre più il mio canale e questo è per quanto riguarda il canale sino ad oggi. Per quanto riguarda invece il canale da oggi in poi, quindi da settembre, io qua come potete vedere ho un fogliettino, l'ho scritto perché ho apportato qualche modifica al canale e soprattutto di quello che continuerà ad essere il mio canale da oggi in poi, quindi da questo video in poi. Per esempio qui ho appuntato come primo punto che ho proprio creato, scritto nuova playlist creata, ti consiglio io. In cosa consiste questa nuova playlist ti consiglio io? Io vi dirò di tanto in tanto, può essere anche giornalmente, ma giornalmente già lo so perché utilizzo l'applicazione già da mesi e non è così, però di tanto in tanto, che può essere magari in un mese anche quelle 4-5 volte, vi consiglierò proprio su questa voce, però voi dovete essere in questo caso velocissimi a guardare il video, perché il video praticamente durerà forse credo meno di un minuto, però dovete essere velocissimi perché qui vi consiglierò o una app o un anche gioco stesso, praticamente per i vostri smartphone che siano Android o iPhone o Apple, quindi e vi consiglierò un'applicazione o un gioco che praticamente è a pagamento, ma che in quel preciso istante in cui ve lo sto dicendo io diventerà praticamente totalmente gratuito o tutt'al più, se non sarà totalmente gratuito, avete comunque per esempio vi posso dire anche 6 mesi di test per fare un utilizzo del programma e poi andarla a disinstallare quello che volete, però la maggior parte di quello che inserirò in quella playlist che io ho creato, quindi ti consiglio io, praticamente troverete appunto delle cose che sono a pagamento, devo dire che hanno prezzi alcune volte anche esorbitanti. Io per esempio ho consigliato alcune app che costano anche oltre 100 euro, 99 euro per intenderci, eccetera, eccetera, che diventeranno gratuite a vita, però ripeto, saranno soltanto gratuite per 24 ore, il che significa che poi se voi per esempio fate passare questo
giorno, queste 24 ore, la ritroverete di nuovo a 99 euro. Chi è invece fortunato a guardare il mio video, ti consiglio, quindi tenetela sotto controllo questa playlist. Chi sarà fortunato invece avrà quell'applicazione a zero, ma per sempre, quindi anche se poi passerà il giorno dopo a pagamento, voi l'avete a vita, quindi il lifetime sempre a 0 euro, quindi l'avete acquistata a vita. E quindi questa è una cosa molto importante. Devo dire, ci sono delle applicazioni veramente, veramente fatte bene, figuriamoci un'applicazione che costa 49 euro, 60 euro se non è fatta bene. Di che è rarissimo trovare qualche applicazione a pagamento che è fatta male, però è capitato, ma la maggior parte delle applicazioni a pagamento sono davvero ottime. Quindi mi raccomando, tenete sott'occhio questa playlist nuova creata, ti consiglio io, perché, ripeto, la dovete vedere nell'arco delle 24 ore. Dopodiché, per esempio, che ho scritto qua? Ho scritto ci saranno dei sorteggi, per esempio, da fare su software, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa significa? Significa che magari di tanto in tanto, ovviamente, questo è sicuro al 100% perché non sono ricco, tutt'altro, quindi di tanto in tanto magari, dato che da me vanno bene i software, per aiutare ancora di più alcune persone, sorteggerò, che vi posso dire, in questo caso vi farò vedere qualche applicazione proprio per quanto riguarda i sorteggi, qualche app, qualche addirittura sito, addirittura in generale in internet che potete trovare che funzionano davvero bene, vi farò vedere come funzionano e come test proprio magari io potrò anche mettere ed omaggiare, sarò il fortunato solo uno, magari un antivirus, un qualche codice di licenza, un qualche software, tutto ciò che comunque non deve essere spedito e magari vi possa arrivare il codice via email, magari incominciando così. Quindi mi raccomando, questo poi lo vedete perché farò uscire magari qualche sorteggio di qualche prodotto, ovviamente potranno partecipare tutti, anche perché YouTube in questo è molto severo perché si rischiano le chiusure dei canali se si tiene una piccola fetta fuori di utenti, quindi fare un sorteggio solo per utenti registrati o per abbonati non si può assolutamente fare. Quindi il sorteggio deve essere fatto per tutti. Dopodiché, cosa ho scritto? Ho scritto la nuova pubblicazione che ci sarà praticamente ogni settimana. Ho incominciato il canale spingendolo fortissimo, lo consiglio a tutti quelli nuovi che vogliono fare YouTube. Non so, è una risposta difficile da dare, lo consiglio o non lo consiglio. Allora, se volete raggiungere immediatamente la quota dei 1000 iscritti e le 4000 ore di visualizzazione, lo potete fare soltanto spingendo al massimo il canale. Io addirittura in un giorno certe volte facevo uscire pure 2 video. Ora come ora lo farei? Non più, perché? Perché ovviamente uno si brucerebbe immediatamente il canale dei video, perché se io pubblico in un anno, io già ho pubblicato in un anno credo oltre 200 video, significherebbe che se io ne avessi pubblicati magari soltanto 2 a settimana, io ancora sarei fermo, che vi posso dire anche a 100 video quello che sia, quindi avrei un database enorme per farmi addirittura un altro anno senza lavorare per intero un altro anno. Quindi consiglierei di fare video. Se avete il pallino di monetizzare immediatamente il canale, avere la fortuna di andare a raggiungere questi 1000 iscritti e le video di ore, ovviamente si possono solo raggiungere se voi spingete al massimo il vostro canale. Se non vi interessa monetizzare, vi dico tenetevi un pochettino tirati, quindi non pubblicate chissà quanti video. In questo caso, dato che da me siamo già arrivati insomma a questo tetto e a me non interessa monetizzare almeno per il momento, i video a settimana che spero di far uscire, che sono minimi, comunque saranno 2 per settimana. Questo è il ritmo che posso tenere, perché comunque a me, comunque il mio lavoro mi tiene davvero impegnato ed è difficile continuare a fare video. Quindi il minimo sarà comunque di 2 video a settimana, però se magari le idee vengono e comunque ho il tempo, magari può essere che qualche settimana ci sarà la settimana di 3 video, quindi comunque aspettatevi da me magari un video il lunedì e un video il giovedì, per non rimanere troppo scoperta poi la settimana. Dopodiché, cosa ho scritto qua? Ah, vabbè, sì, ho scritto anche che, questo l'ho fatto già da un po', che per aiutare insomma tutti i ragazzi voi insomma che guardate i miei video, ovviamente dividerò i video in capitoli. Sto cominciando a dividere i video in capitoli, non lo posso fare per tutti i video precedentemente creati perché dovrei stare solo un anno a creare capitoli, perché si perdono tempo, perché si devono andare a ricontrollare tutti i video uno per uno e andare a switchare veramente nel punto giusto il titolo del capitolo. Quindi da ora in poi ho sistemato qualche video ovviamente che ha molte visualizzazioni, quindi quello sì l'ho sistemato nel senso che ho integrato i capitoli per facilitare, quindi a chi interessa un determinato punto del mio video può guardare soltanto quello e saltare tutto il resto. A chi interessa tutto lo può vedere tutto, a chi interessa il finale può vedere solo il finale, quindi grandi capitoli proprio vi aiuterò insomma a trovare il punto esatto del video che più vi interessa. Dopodiché cosa c'è?
Ovviamente, vabbè, tutti i video, invece il lavoro che io ho fatto è quello di sottotitolare proprio tutti i video, quindi chi comunque conosce meglio la lingua inglese, nel mio video avrai in tutti i miei video, proprio tutti i video sono sottotitolati in minimo in inglese e in italiano ovviamente, qualche lingua francese che è una delle più pure utilizzate, e quindi questo continuerà a essere così. Spero insomma sempre, sicuramente sarà così, di sottotitolare quindi anche in inglese o in qualche altra lingua, dipende se il video va veramente bene come visualizzazione, in modo così sempre da poter essere più chiari possibili per chi non è straniero e magari non capisce bene, non comprende bene la lingua italiana, e con i sottotitoli invece può essere aiutato e quindi può lavorare in completa autonomia. Dopodiché, cosa molto importante che ho fatto soprattutto in questo periodo di pausa in agosto è stato quello di collaborare finalmente con delle aziende. Ovviamente ho sempre insomma un pochettino non criticato, però vi ho sempre messo un pochettino in allerta, in allarme, quando trovate, soprattutto all'inizio, sotto il video sponsorizzato oppure pubblicizzato da, ci sono materiale, non mi ricordo il termine preciso, a pagamento, promozioni a pagamento, quello che sia, proprio perché magari lì potrebbe risultare un'idea un pochettino che non è la nostra idea, scusate il gioco di parole, nel senso che, dato che un'azienda comunque ci paga, in questo caso noi, anche se quel prodotto, a noi a quel prodotto non crediamo tanto, non piace a noi quel prodotto, ne parleremo bene, ecco, soprattutto questo quando incominciano i video con sponsorizzato, con pubblicizzato, ci sono promozioni a pagamento, eccetera, eccetera, perché già la sapete, quel video ha portato un guadagno. Da me per esempio ce ne sono soltanto per ora, credo, un 2 video di questi, sicuramente o un 3, una cosa del genere qualcuno c'è. Però perché in alcuni video trovate questa dicitura da me? La trovate soltanto non perché l'azienda ha contattato me, ma sono stato io a contattare l'azienda, quindi in questo caso sono aziende in cui io credo, che ho utilizzato insomma programmi da anni, quindi so che effettivamente quel software, quel programma o quel prodotto funziona bene. Quindi state certi che da me, se un prodotto non vale, come alcune recensioni che poi comincerò a pubblicare, vedete insomma che sono recensioni che di solito vengono pagate da me, non sono state pagate, e in più sono recensioni proprio di petto, quindi prende di quello che ne ho potuto utilizzare io, di quello che ne ho potuto trarre da quel software, quel prodotto, eccetera, eccetera. Quindi sono proprio recensioni di pancia. Se un prodotto a me non piace, lo dico nella recensione. Se un prodotto per me, sempre per me, ha difetti, non viene detto insomma il contrario, solo perché uno è stato pagato o no. Quindi in questo caso io ho cominciato a collaborare con qualche azienda, ma sempre io che ho chiamato loro, perché proprio riconosco che il software è degno di aver fatto un video. Quindi in questo caso non preoccupate se ogni tanto a me vedete qualche sponsorizzazione, perché è super reale. Magari lo sarà anche negli altri canali, questo non lo so, io vi posso dire, posso parlare del mio canale. Dopodiché, cosa vedo scritto? E scusatemi se non guardo la camera, perché sono alcune cose che io ho scritto. Perfetto, altra playlist che ho creato ovviamente è quella delle recensioni, quindi già all'interno inserito delle recensioni, d'ora in poi il canale, oltre a parlare di tecnologia, di tech, insomma, di informatica, che comunque il canale rimane principalmente di informatica, potete trovare all'interno e troverete all'interno delle recensioni comunque che riguardano sempre in generale il reparto informatico, quindi rimane sempre il canale sotto lo stesso filologico. Potete trovare qualche anche altra recensione che possa essere inerente e meno inerente, però sempre comunque tech, magari qualche televisione che non è informatica ma è tecnologia, qualche saldatore che comunque non è informatica ma serve per riparare prodotti informatici, quindi della tecnologia in generale, prodotti tech, eccetera, eccetera. Questa la trovo davvero una cosa carina. Recensioni sempre fatte, scusate, di pancia. Se il prodotto non vale lo dico, se il prodotto vale lo dico. Se casomai vedete nei miei video sempre sponsorizzato o sponsorizzazione o collaborazione eccetera eccetera, è perché io ho chiamato quell'azienda, perché ho testato il prodotto, non al contrario. Quando sarà al contrario ve lo dirò, ma già vi posso dire che 5 aziende al contrario mi hanno contattato ed effettivamente il software non mi piaceva, soprattutto per quello che faceva, che non era tanto regolamentare, quindi prontamente ho rifiutato. Un'altra playlist che ho creato è proprio una fase dedicata, un blocco dedicato a una cosa proprio invece che non c'entra quasi nulla con il canale informatico, però magari lì servirà appunto per cose proprio, non dico personali, ma cose che c'entrano molto poco col canale. Quindi se io per esempio vado in esterna
che ne so, a provare magari una camera, un qualche cosa, a fare qualche test, comunque verrà fatto lo stesso il video, magari però dedicato sì, magari su quella camera, su quel che posso dire gimbal o qualsiasi altra cosa che magari deve essere provata all'esterno, però nel frattempo magari si può chiacchierare in generale, magari di altro argomento. Quindi una fetta che non c'entra nulla proprio con il reparto informatico, però inserita nel mio canale, quindi che spero piacerà. Se poi non piacerà, ovviamente quella playlist verrà eliminata. Perché comunque è sempre bello sperimentare, però ovviamente ci deve essere un riscontro. Questa playlist ovviamente la chiamerò Oltre l'informatica e quindi questo è quello che ho appuntato, dopodiché ultimamente ho fatto sempre nella community, che vedo che la community per esempio come altra cosa, come vi posso dire, come posso spiegare, mettendola a paragone per esempio dei video delle console, la community vedo che è ancora molto morta, se si può dire così, quindi c'è poca interazione con il pubblico e devo dire che questa è una cosa che mi dispiace perché è una cosa comunque che va a favore vostro. Se per esempio io faccio un sondaggio, un qualche cosa, non è perché non abbia nulla da fare e scrivo lì, è per incentivarvi insomma a farvi piacere di più il canale, quindi a indirizzare me in qualche verso. Per esempio ho detto, se vi piace il canale Telegram creato appunto per mandare per esempio alcuni messaggi, insomma eccetera eccetera, per chiedere delle delucidazioni, devo dire le risposte ovviamente sono state pochissime, credo 7 su 1000 rotti iscritti, quindi è lo 0,00 qualche cosa, quindi nulla. Però il canale Telegram, se io lo creo per voi, quindi se voi mi dovete messaggiare praticamente, ovviamente sarà una cosa a vostro favore, perché potrete messaggiare come se fosse un WhatsApp normale. Credo che questo un tecnico non lo farebbe mai e poi mai di messaggiare. È vero che esistono già i messaggi su YouTube e io rispondo in maniera molto veloce, però Telegram magari è una cosa in più. Il che significa che su 7 io ne devo tenere conto, ovviamente è molto poco il valore di 7, quindi io non posso creare un canale su 7 voti, fra cui alcuni non lo vogliono e altri sì. Io prendo dal sondaggio che mi è arrivato dalla community, dovrei creare il canale Telegram, ma io solo per 7 persone non posso creare il canale Telegram. Non significa che se i voti non ci sono stati va bene così, cioè poteva essere anche tutto il voto negativo, però altro magari il sondaggio averlo fatto un 250 persone, anche negativo, io già so che il canale Telegram non lo devo aprire. In questo caso il canale Telegram io tramite il sondaggio lo dovrei aprire, ma non ha senso aprirlo se 7 persone hanno risposto al sondaggio. Quindi comunque in generale seguite anche la community, perché lì comunque è una cosa che servirà soprattutto a voi, che serve a voi. La stessa cosa fatta per esempio con le live. Le live per esempio fino ad oggi, che sto facendo il video, hanno risposto solo 5 persone ovviamente tutte con voti positivi. Poteva essere anche negativo il voto, a me non interessa, perché se faccio la live è perché appunto l'avete chiesto voi nelle community rispondendo al mio sondaggio, quindi potevano essere anche 300 voti tutti negativi, sono negativi, quindi la risposta sarà non creare, non fare le live. A me non interessa, perché se faccio live aiuto voi. Però almeno ci sono 300 voti su 1200 iscritti, già è una bella fetta, quindi io so che effettivamente quella live non deve essere fatta. Così stesso per com'è per 5 voti, effettivamente io non dovrei fare nemmeno live, anche se il voto è stato positivo. Quindi il canale Telegram per ora non verrà fatto. Un domani magari posso riproporre di nuovo nella community sperando di trovare un consenso maggiore. Le live invece rimane il dubbio, perché comunque la live anche per me è una novità, perché non è stata mai fatta la live nel mio canale e dopo un anno ci potrebbe anche stare. Può essere pure che magari facendo la live, all'interno della live poi troverò quelle 100, 200 persone, 300, insomma più siamo meglio è, perché ci divertiamo tutti assieme in live. Quindi quella rimane il dubbio, magari la sposteremo non subito, magari a settembre-ottobre, magari più avanti, magari per il 2025 potremmo pensare, facendo magari un'altra domanda sulla community, potremmo pensare di effettuare effettivamente delle live, quindi chi ha problemi in live li potremmo anche risolvere o dare delle delucidazioni in più. Queste ad oggi sono le condizioni del mio canale e soprattutto tutte le novità che ci saranno da oggi in poi nel mio canale come video e come gestione di video. Spero insomma che vi piaceranno, soprattutto nel video lasciate dei commenti se qualche novità non vi piace, se avete proprio qualche idea che volete inserire nel mio canale.
Ciao a tutti e mi raccomando, incominciamo di nuovo col nuovo canale YouTube.